Quante volte siamo in casa e ci viene voglia di mangiare la pizza, ma non abbiamo il tempo di stare a aspettare la lievitazione, lavorare l'impasto, eccetera, eccetera. Quindi oggi vi propongo una pizza semplice, veloce e super digeribile. E come preparare un formaggio barra mozzarella vegana fatto in casa. E mi rivolgo soprattutto alle persone che magari dopo aver mangiato la pizza hanno problemi di digestione, gli si gonfia la pancia. Con questo impasto sicuramente questo problema non l'avrete perché non c'è il lievito, quindi avrete a casa una pizza davvero deliziosa ma nello stesso tempo molto leggera. E dato che siamo anche vicini a San Valentino e magari siamo a corto di idee e comunque vogliamo fare qualcosa di semplice, veloce, ma che nello stesso tempo sia un'idea carina, allora ve l'ho proposta a forma di cuore. Sarà anche facile da poter rifare a casa, non vi preoccupate. Io ho preparato una classica margherita con la mozzarella vegana preparata da me, però voi potete benissimo utilizzare la mozzarella normale oppure la mozzarella vegana che trovate al supermercato. Io ogni tanto utilizzo la mozzarella normale, ma per variare mi piace utilizzare anche quella vegana. E dato che dalle mie parti magari non si trova così facilmente la mozzarella, magari lo stracchino sì ma la mozzarella no, allora mi sono ingegnata e ho fatto questo formaggino barra mozzarella che potete utilizzare sia sulla pizza ma anche per esempio sul pane. È davvero semplice, veloce ed è un'alternativa per chi vuole cercare come me di evitare il più possibile i latticini e magari anche per chi non ha mai provato a mangiare una pizza vegana, vi consiglio di farlo perché sono sicura che vi piacerà. Io questa pizza l'ho fatta nella versione classica, la margherita, ma voi potete sbizzarrirvi, potete farla con le verdure, con la cipolla, insomma con quello che più vi piace. Vediamo insieme come prepararla. Iniziamo mettendo a bollire una patata che ci servirà per il formaggio vegan. La tagliamo a fettine così bollirà prima e intanto prepariamo l'impasto per la pizza. Per 2 pizze ci serviranno 250 g di farina zero, 2 pizzichi di sale, 10 g d'olio di girasole e 125 g di acqua. Mescoliamo inizialmente con un cucchiaio e poi ci aiutiamo con le mani. Ora lavoriamo l'impasto per circa 1 minuto fino a che non si sarà uniformato. Una volta fatto formiamo una pallina e lasciamo riposare per 30 minuti coperto con pellicola. Ora ci dedichiamo alla salsa di pomodoro. Io ho utilizzato 400 g di quella in polpa e per pulire il barattolo l'ho allungata con un goccino d'acqua. Per eliminare l'acidità del pomodoro ho utilizzato circa mezzo cucchiaino di zucchero. Poi ho aggiunto 3 pizzichi di sale generosi e ho messo questo pepe che ha anche la cipolla, l'alloro, la paprika, la curcuma e l'origano. Mescoliamo ed è pronta. Ora la patata è pronta, la scoliamo bene e la mettiamo in un pentolino. Poi con una forchetta cerchiamo di ridurla in purea, aggiungiamo poi 50 g di margarina, 10 g di succo di limone, 200 g di latte di riso non zuccherato e mescoliamo. Ora mettiamo 2 cucchiai di amido di mais e 3 di farina di riso. Un po' meno di mezzo cucchiaino di paprika e 2 pizzichi di sale. Mescolate bene fino a che il composto non sarà liscio e senza grumi. Accendiamo il fuoco a fiamma bassa e continuiamo a mescolare e vedrete che in pochissimo tempo si addenserà. Quando arriverà a questa consistenza vedrete che tenderà ad appallarsi, quindi mescolate energicamente in questo modo per eliminare tutti i grumi. Quando avremo ottenuto questa consistenza e ci vorranno meno di 10 minuti, il formaggio è pronto, quindi possiamo staccare il fuoco. Ora vi basterà dargli una raffreddata in congelatore per 10 minuti e poi lo potete distribuire sulla pizza.
È buonissimo da utilizzare direttamente sul pane come formaggio spalmabile e se lo rimettete in forno formerà quella consistenza che vi ricorderà il formaggio tipo l'Erdammer. Lo potete mangiare direttamente così su del pane tostato oppure potete metterlo a riscaldare in forno e avrà anche qui un aspetto molto invitante. Infatti sta benissimo anche se preparate un hamburger vegano, creerà quell'effetto tipo sottiletta formaggiosa. Provatelo perché è veramente buono, facile, veloce e versatile. Se vi avanza lo potete conservare in frigo e lo scaldate insieme al pane quando lo utilizzerete. Ok, dopo mezz'ora possiamo mettere un po' di farina sul piano e riprendere l'impasto. Lo dividiamo a metà e intanto prepariamo una pizza. Schiacciamo inizialmente la pallina con le mani e poi ci aiutiamo con il mattarello. Ci aiutiamo in questo modo per formare la punta del cuore e dall'altra parte spingiamo con le dita verso il centro in questo modo. Ci aiutiamo di nuovo con il mattarello e poi nei punti dove vediamo che c'è bisogno uniformiamo con le dita. Adagiamo delicatamente su una teglia e poi possiamo cospargerla di salsa. Aggiungiamo un pochino d'olio d'oliva e poi possiamo infornarla a 220 gradi per circa 15 minuti. Se volete che la mozzarella vi rimanga a forma di cuore, dovrete metterla negli ultimi 4 minuti di cottura. Guardate come viene carina! Se non fate la mozzarella a forma di cuore, potete metterla direttamente subito prima che vada in forno. E ve lo dico per esperienza perché se formate i cuori e poi mettete direttamente in forno, durante la cottura praticamente la forma se ne andrà. Quindi a parte per questa occasione speciale, di norma quando andrete a fare questa pizza mettete la mozzarella all'inizio a sentimento. Provatela perché è davvero buona e super digeribile. E poi con questo formaggino vegano viene davvero deliziosa. Vi ricorderà molto il formaggio. E anche con oggi il video si conclude qua. Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine. Spero che questo video vi sia stato utile e che proverete a rifare questa ricetta a casa vostra. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere mettendo un bel like e commentando qui sotto e mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo alla prossima. Un abbraccio. Ciao!